tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere un'altra presina, molto più semplice dell'ultima fatta a coniglietto che vi ho fatto vedere. Questa è molto più semplice, sono dei rombi, come potete vedere, ok? Sono 8 rombi e poi tutto il bordino rifinito con dei ventaglietti. L'ho fatta di doppio colore, come sempre. Vedete, di qua magari si vedono meglio i rombi, ok? È molto semplice, molto veloce da fare, quindi va bene anche per i principianti, che vedo che molti mi scrivono, che mi dicono sì, grazie che ci hai fatto il video anche per noi, molto semplice. Quindi penso un po' a tutti, sia ai principianti che quelli un po' più esperti con appunto presine o comunque lavori anche più complicati, che poi di complicato non ho quasi mai fatto nulla. Diciamo che sono lunghi, magari lavori lunghi, quindi c'è più da starci dietro, da lavorare. Quindi io oggi per questa presina ho usato questi due colori, un rosa chiaro e un fucsia. Quindi voi se la volete fare tutto dello stesso colore, come sempre potete farla, oppure utilizzare anche voi il doppio colore. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, ci serviranno le forbici e l'ago da lana. Cominciamo. Inizierò il lavoro con il fucsia, pure perché con il rosa avevo già fatta, però facciamo attenzione perché se vogliamo, allora se la facciamo tutta di un colore non c'è rischio, si può fare prima una parte e poi l'altra. Se invece volete farla come me, quindi di 2 colori e poi come qua con la chiusura diversa, ok, io adesso questa qua la chiusura l'ho fatto con il rosa chiaro, adesso in questa qua la andrò a fare con il rosa più scuro, con il fucsia. Ok, quindi per fare avere il filo praticamente fino alla chiusura, così poi non si stacca il filo e si fa la chiusura, quindi fatevi appunto, qua mi sono fatta prima la presina, la parte quella fucsia e poi quella chiara, così con il filo attaccato quello chiaro poi ho fatto la chiusura. Quindi qua adesso che farò la chiusura col fucsia, appunto ho fatto prima la parte chiara, adesso andrò a fare il fucsia, così poi il fucsia ce l'avrò attaccato per andare a chiudere e a fare la chiusura. Quindi vedete anche voi un po' questo cosa, come le volete fare, ok? Allora iniziamo subito facendo cerchio magico. Poi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, poi facciamo una maglia alta e 2 catenelle, sempre nel cerchio magico, altre 2 maglie alte e 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte e 2 catenelle. Quindi dobbiamo fare sì gruppetti da 2 maglie alte per 8 volte, quindi dobbiamo avere 8 gruppetti da 2 maglie alte divisi da 2 catenelle ognuno. Ho fatto i miei 8 gruppi di 2 maglie alte divisi tutti da 2 catenelle. Adesso possiamo stringere il cerchio magico e qua facciamo le ultime 2 catenelle e andiamo a chiuderci nella terza catenella che avevamo fatto iniziale con una maglia bassissima. Poi di nuovo 3 catenelle che appunto sostituiscono sempre la prima maglia alta. Poi andiamo nella maglia alta successiva, subito quella che c'è dopo, e andiamo a fare una maglia alta. Qua dove c'è l'archetto di 2 catenelle facciamo una maglia alta, 2 catenelle e sempre qua nell'archetto di nuovo una maglia alta. Poi andiamo a lavorare le 2 maglie alte che ci sono sottostanti facendo altre 2 maglie alte e di nuovo
nell'archetto, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Allora la sequenza è questa. Vedete? Allora si vanno a lavorare le 2 maglie sottostanti, okay, che ci sono con le maglie alte, e dove ci sono gli archetti praticamente si fa una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, così che qua iniziamo a formare il rombo. Per ogni gruppetto che abbiamo dobbiamo andare a iniziare a formare il rombo. Quindi abbiamo iniziato con 2 maglie alte e adesso ne abbiamo 4, okay? Quindi qua continueremo, lavoriamo con le 2 maglie alte sottostanti, poi c'è l'archetto, quindi andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta. Ok, vedete? Quindi si va a formare qua il rombo. Quindi continuiamo così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto nell'ultimo archetto qua una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e adesso vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Adesso di nuovo andiamo a fare 3 catenelle, andiamo a lavorare le 2 maglie alte successive che abbiamo sotto, quindi 1 e 2. Di nuovo nell'archetto la stessa sequenza, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. E adesso andiamo a lavorare le 4 maglie alte che ci sono sottostanti. Quindi 1, 2, 3 e 4. E nell'archetto di nuovo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. E questa è la sequenza per il terzo giro. Quindi da 4 maglie alte che avevamo sottostanti adesso poi ne dovremo lavorare 6, ce ne dobbiamo ritrovare 6 per ogni, sempre per ogni gruppetto iniziale. Vedi, andiamo sempre ad allargarci, andiamo su ad allargarci. Sono arrivata alla fine del terzo giro, qua nell'ultimo archetto facciamo sempre una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e qua per chiudere facciamo attenzione perché qua ci rimane un'altra maglia alta, quindi questa dobbiamo andarla a lavorare. E poi facciamo sempre la chiusura nella terza catenella. Quindi di nuovo 3 catenelle, lavoriamo le 3 maglie alte che ci sono sottostanti, di nuovo nell'archetto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, lavoriamo di nuovo tutte e 6 le maglie alte che abbiamo sotto, 2, 3, 4, 5 e 6 e di nuovo nell'archetto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. E quindi per il quarto giro dobbiamo avere 8 maglie alte. Ok, quindi continuiamo così appunto per tutto il giro e dobbiamo avere 8 maglie alte. Sto finendo il mio giro, ho fatto nell'archetto la solita sequenza maglia alta, 2 catenelle, maglia alta e qui mi restano le ultime 2 maglie alte da lavorare. Ok, e andiamo a chiudere sempre nella terza catenella. Quindi di nuovo 3 maglie alte e di nuovo adesso andiamo a lavorare le 4 maglie sottostanti. Quindi questo è l'ultimo giro di aumento, diciamo, che dobbiamo fare. Ok, nell'archetto sempre una maglia alta,
2 catenelle, una maglia alta. Di nuovo andiamo a lavorare tutte le maglie sottostanti. Ok, sono arrivata all'archetto, quindi maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Quindi per questo quinto giro ci dobbiamo ritrovare con 10 maglie alte. Ok, quindi vedete che si è andato ad allargare il rombo. Quindi 10 maglie alte. Sono arrivata quasi alla fine del mio giro, mi mancano le ultime 3 maglie alte da lavorare. Quindi 1, 2 e 3. E chiudiamo sempre nella terza catenella. Ok, adesso andiamo a fare i giri con le diminuzioni, quindi ne faremo di meno di maglie alte. Allora, sempre la prima maglia alta, cioè le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Poi qua adesso abbiamo 5 maglie alte. Noi non le lavoriamo tutte, ne lavoriamo solo 4. Quindi facciamo subito la prima, quindi 1, 2, 3 e 4. L'ultima, quella che è praticamente nell'archetto, la lasciamo. Poi facciamo 3 catenelle e nell'archetto, qua in mezzo, andiamo a fare una maglia alta. Quindi di nuovo 3 catenelle e passiamo sull'altro rombo. Ok, vedete? Quindi qua sull'altro rombo anche la prima la lasciamo e andiamo a lavorare dalla seconda. Quindi quelle che dobbiamo saltare come maglie sono quelle che abbiamo fatto nell'archetto con le 2 catenelle. Queste maglie finali, cioè che poi ce le ritroviamo all'inizio e alla fine, sono da saltare, non, a sto giro non le dobbiamo lavorare. Ok, quindi se qua sotto adesso, poi nell'ultimo giro che abbiamo fatto, avevamo 10 maglie alte, adesso togliendo una e una ce ne dobbiamo ritrovare 8. Quindi questa è la prima, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vedete? E mi è rimasta fuori quella dell'archetto, quello dove le abbiamo fatte dell'archetto. Quindi facciamo 3 catenelle e nell'archetto qua andiamo a fare una maglia alta e di nuovo 3 catenelle. Saltiamo la prima, andiamo nella seconda. Questa è la sequenza per tutto questo giro. Sto arrivando alla fine del mio giro, ho fatto la maglia alta nell'archetto, le 3 catenelle, adesso salto subito la prima, vado nella seconda e faccio le ultime maglie alte che mi restano per chiudere il giro. Ok, e chiudo sempre nella terza catenella. Adesso un altro giro sempre con la diminuzione, quindi sempre le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, quindi saltiamo sempre una maglia finale e una iniziale, ok? Le ultime 2 sempre le dobbiamo saltare, quindi andiamo a lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Poi facciamo 3 catenelle e ci andiamo a mettere in questo primo archetto, prima della maglia alta,
a fare 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Poi facciamo sempre una maglia bassa sulla maglia alta sottostante e di nuovo nel prossimo archetto altre 2 maglie basse. Di nuovo 3 catenelle, saltiamo la prima, andiamo nella seconda e lavoriamo 6 maglie alte. 3, 4, 5 e 6. Vedete, sotto ne avevamo 8, quindi saltando la prima dell'inizio e la prima della fine, dobbiamo lavorarne solo 6. Quindi di nuovo le 3 catenelle, nell'archetto qua 2 maglie basse, 1 e 2, una maglia bassa sulla maglia alta e altre 2 maglie basse nell'archetto successivo. E questa è la sequenza per tutto il settimo giro. Sono arrivata quasi alla fine, mi mancano le ultime 2 maglie alte da fare. Ok, e chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso di nuovo le 3 catenelle, qua ci avanzano le 3 maglie alte, noi ne lavoriamo sempre solo 2, sempre l'ultima, la prima e l'ultima le dobbiamo saltare. Quindi da qua che ne abbiamo 6 sotto, adesso sopra ne dovremo fare 4, ne dobbiamo ritrovare 4 ogni volta. Quindi le prime 3 maglie alte, ok, saltiamo questa maglia sottostante. Adesso andiamo a fare 4 catenelle e andiamo a metterci nel primo archetto qua, prima delle maglie basse, a fare una maglia bassa. Poi facciamo 5 catenelle, 4 e 5 e ci andiamo a mettere nell'altro archetto qua giù e ci andiamo a mettere sempre con una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle. Quindi saltiamo la prima, andiamo nella seconda e facciamo le maglie alte. Quindi in totale ne facciamo 4. 3 e 4. Quindi di nuovo 4 catenelle, una maglia bassa qua nell'archetto, nel primo archetto che ci ritroviamo, 5 catenelle, un'altra maglia bassa nell'archetto dopo e di nuovo 4 catenelle e si rifà il giro con le maglie alte. Quindi le 4 maglie alte, 4 catenelle, una maglia bassa nel primo archetto, 5 catenelle, che passiamo praticamente le 5 maglie basse che ci sono sottostanti, quindi nell'archetto dopo le maglie basse andiamo a fare un'altra maglia bassa e di nuovo le 4 catenelle per alzarci un po' il lavoro per fare le 4 maglie alte. Ok, così per tutto il giro. Sto arrivando alla fine del mio giro, ho fatto le 4 catenelle e vado a fare l'ultima maglia alta che mi rimane. Ok, e vado a chiudere. Di nuovo questo è l'ultimo giro, quindi di nuovo 3 catenelle, scusate, una maglia alta, quindi sotto avevamo 4, adesso 2, quindi ritorniamo come l'inizio a 2 maglie alte.
Allora, fatte le 2 maglie alte, andiamo a fare le 3 catenelle e adesso andiamo a metterci nell'archetto questo dove ci sono le 5 catenelle. Ok, quindi il primo archetto lo saltiamo, andiamo nel secondo e qua dentro andiamo a fare 9 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi di nuovo 3 catenelle, saltiamo l'archetto che c'è, quello successivo, e andiamo subito a lavorare qua le 2 maglie alte. Quindi la prima sempre la saltiamo, andiamo nella seconda e facciamo una maglia alta e andiamo qui nella successiva a fare una maglia alta. Quindi di nuovo 3 catenelle e di nuovo saltiamo il primo archetto, nel secondo archetto non vi potete sbagliare perché è quello sopra dove ci sono le maglie basse, ok? Quindi è l'archetto proprio di mezzo. Qua ci sono i 3 archetti, 1, 2, 3, noi in quello centrale. Dobbiamo andare a lavorare le 9 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E di nuovo le 3 catenelle e le 2 maglie alte qua. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto quest'ultimo giro. Sono arrivata alla fine del mio giro, ho fatto le ultime 9 maglie alte, le 3 catenelle e vado a chiudere nella terza, che è questa, terza catenella. Ok, quindi qua non tagliamo il filo, ok? Facciamo attenzione, ci sistemiamo il filo del cerchio magico, quindi se si è allargato anche a voi un po', ok? Lo stringiamo, così lo chiudiamo e facciamo passare il filo per fermarlo. Adesso dovremo prendere la seconda parte, ok? Come vi ho detto io l'avevo già fatta, quindi siccome in questa vedete la parte praticamente del dritto della presina è questo, quindi con il fucsia che mi rimane sopra e il rosa che rimane sotto, perché qua la chiusura che adesso andremo a fare, che è tutto maglia bassa, quindi molto semplice, la parte dritta è da questa parte verso il fucsia. Quindi adesso qua che andrò a fare il contrasto, cioè al contrario, ok? Quindi questa parte rosa chiara mi deve restare sopra e andrò a mettere invece quella fucsia, vedete, con il rovescio. In modo che adesso che poi andrò a fare tutte le maglie basse del dritto mi rimangono da questa parte, ok? Quindi facciamo combaciare le parti, ok? Dove ci sono, vedete, le 2 maglie alte andremo a mettere le maglie alte e dove ci sono i ventaglietti, ok, combacerà con i ventaglietti. Allora qua abbiamo le 2 maglie alte, ok? Noi dobbiamo entrare non nella prima ma nella seconda, quindi entriamo nella seconda e prendiamo il filo fucsia, in questo caso il mio il fucsia, che abbiamo di là dall'altra parte, in modo che il lavoro combacia. Ok, quindi facciamo una catenella e adesso dove ci sono gli archetti andiamo a prendere sia da una parte la parte
dietro la parte davanti e a fare 3, 1, 2 e 3. Poi andiamo a lavorare le 9 maglie alte, okay, prendendo una di qua e la prima di qua. E facciamo la maglia bassa. Quindi una di qua e l'altra di qua, vedete? E andiamo a chiudere facendo una maglia bassa. Quindi la lavorazione, cioè la chiusura è praticamente questa per tutto il giro. Cioè andiamo a prendere tutte le maglie, le 9 maglie alte, sia da una parte che dall'altra, per chiuderle e fare delle maglie basse. E dove ci sono gli archetti, okay, che ci ritroviamo gli archetti da 3 catenelle, andiamo a fare 3 maglie basse. E qua sulle maglie alte andiamo a lavorare semplicemente 2 maglie basse, cioè prendendo appunto da una parte e dall'altra. Quindi come chiusura è molto semplice, non è niente di difficile, bisogna solo fare attenzione a prenderla appunto sia da una parte che dall'altra la maglia e chiuderla con una maglia bassa. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto tutte le mie maglie basse. Adesso rientriamo praticamente dove abbiamo iniziato e facciamo subito una maglia bassissima. E qui adesso andiamo a fare 15 catenelle. Ok, fatte le 15 catenelle, rientriamo di nuovo dove abbiamo iniziato e facciamo una maglia bassissima. Adesso ci giriamo il lavoro un po' così e andiamo a lavorare dentro, praticamente prendiamo, vedete, già da dentro, a fare le nostre maglie basse. Ok, e ne facciamo 20. Per chiudere rientriamo dall'inizio, ok, e facciamo di nuovo una maglia bassissima e possiamo anche tagliare il filo. Ed eccola qua, la presina finite, anzi le presine finite. Infatti, come vedete sono state molto semplici e molto veloci anche. Quindi, vi consiglio che ne potete fare anche, di diversi colori, più di una, da regalare, da tenere in casa, vedete voi un po' come quello che, più vi piace. Come vedete appunto è fatto tutto a contrasto. Come sempre sapete che io non faccio mai, difficilmente comunque, le cose uguali, quindi ho voluto farle anche queste un po' così, più, diverse dal solito. Quindi io vi ricordo che se il progetto vi è piaciuto e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi ricorda dei miei prossimi video e lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!